Sono passati già diversi mesi da quando Microsoft ha rilasciato Windows Copilot sul suo sistema operativo, ma come ben saprete nell'Unione Europea non è stato rilasciato ancora e ad oggi non si sa ancora quando e se mai verrà rilasciato. Allora perché attendere quando possiamo già provarlo e utilizzarlo anche noi seguendo alcuni semplici passaggi. In questo video vi mostrerò come con alcuni accorgimenti anche noi italiani possiamo utilizzare questa nuova intelligenza artificiale di casa Microsoft sui nostri computer con Windows. Prima di iniziare assicuratevi di avere Windows aggiornato e nello specifico che sia nella versione 23H2. Inoltre anche Edge controllate che sia aggiornato all'ultima versione in quanto Copilot utilizza il motore proprio di Microsoft Edge. Una volta sicuri di avere tutto aggiornato a dovere, la prima cosa da fare sarà scaricare Vive Tool, un programma che già da ormai un paio di anni si è fatto conoscere per la sua utilità nello sbloccare anticipatamente le funzionalità che Microsoft inserisce in Windows ed in particolare nei canali Insider. Per scaricarlo dovrete andare al link che trovate in descrizione, nella pagina che apparirà dovrete cliccare il file vivetool.zip. Nel caso stiate utilizzando un computer con processore ARM come Snapdragon o Microsoft SQ, selezionate la versione ARM64. Una volta scaricato dovrete estrarre lo zip facendo clic destro e selezionando estrai tutto, dopodiché scegliete il percorso. Io lascio quello suggerito così clicco su estrai. Teniamo un attimo la cartella estratta aperta ed in start cerchiamo prompt così da aprire il prompt dei comandi. Assicuratevi che sia avviato come amministratore. Nella finestra che comparirà digitate cd spazio e ora tornando nella cartella estratta cliccate nel percorso in alto e copiatelo così da poi incollarlo nel prompt dei comandi e date l'invio. Ora che ci troveremo nella cartella estratta, anche qui vi lascio il comando da inserire in descrizione direttamente, così basta che fate copia e incolla e riuscirete ad eseguire il comando necessario. Fatto questo, riavviate il computer e se tutto va bene dovreste trovare l'icona di Copilot nella vostra barra delle applicazioni. Se non la vedete tranquilli, con gli ultimi aggiornamenti non sembra funzionare al 100% l'abilitazione di Copilot, quindi dovremo fare alcuni magheggi diversi per utilizzarlo al meglio. Per poterlo utilizzare dovremo creare un collegamento. Dal desktop vi basterà cliccare con il destro, andare su nuovo e selezionare collegamento. Ancora una volta trovate il percorso del collegamento in descrizione, quindi copiatelo e incollatelo nel campo richiesto e cliccate su avanti. Ora quello che dovrete fare è inserire il nome del collegamento, io lo chiamerò naturalmente Copilot e clicco su fine. Se volete capire cosa fa questo collegamento semplicemente sta dicendo al programma Explorer di eseguire questo processo, chiamiamolo così, che sarebbe questa finestra appunto di Copilot. Infatti ora se proviamo ad avviare il collegamento vedrete che si aprirà la barra laterale. Se non avete aperto Microsoft Edge potrebbe prima aprirsi il browser, nel caso accadesse chiudetelo e riprovate ad aprire il collegamento. Quando vedrete comparire la barra laterale potrebbe essere che nel desktop vi appaia anche un collegamento, ignoratelo in quanto poi una volta ricaricato il desktop premendo F5 scomparirà. È un bug del primo avvio ma scompare appunto subito. Ora avete a tutti gli effetti Windows Copilot, ma non è proprio carino avere questo collegamento con l'icona di Explora File nel desktop, no? Allora iniziamo cambiando l'icona. Io ne ho già una preparata di Copilot che appunto userò per questa applicazione. Se volete avere maggiori informazioni su come cambiare le icone e convertire le immagini in icona, vi rimando al video che abbiamo realizzato diverso tempo fa su come creare e cambiare le icone in Windows. Aggiornata l'icona del nostro collegamento, ora dovrete cliccare ancora con il destro sull'icona e selezionare mostra altre opzioni. Se volete fare prima basta tenere premuto Majusc e cliccare col destro. In questo menu che compare selezionate aggiungi alla barra delle applicazioni. Una volta che vi compare nella barra adesso potrete anche cancellare il collegamento sul desktop in quanto non vi servirà più. Oppure se volete tenerlo come backup vi consiglio di spostarlo magari nella cartella documenti o altrove dove non vi dà fastidio. Ora potrete divertirvi con il nostro nuovo copilota in Windows. Io vi ringrazio per essere passati anche oggi da me, se vi è piaciuto il video non dimenticate di mettere un mi piace e iscrivervi al canale per non perdervi nessun nuovo video. Ci vediamo alla prossima, ciao!